3, 2, 1. Ok, allora, benvenuti a tutti. Siamo qua a Budapest.fm che ci sta ospitando in questo bellissimo posto. E niente, siamo alla fine del nostro bellissimo viaggio e questo è un confronto vis-à-vis, uno contro uno, dove andremo a parlare appunto di cosa succederà e cosa è successo in questo viaggio che non conoscevamo dell'altro. E nulla, sono qua appunto con il mio gentilissimo compagno di viaggio. Semmai sono io che ti invito, visto che, insomma, è il mio canale, ricordiamolo, è il mio canale, non quello di Michele. Però, vabbè, ci troviamo in quel di Budapest, in questa bellissima giornata di sole. E niente, io direi di iniziare subito, perché io ieri sera mi sono scritto un paio di cosette, non ne ho tante, però c'ho qualcosina. Iniziamo nel dire le cose che non sopporto di Michele, ma che non riesco a sopportare. Allora, i free tour. Partiamo dal più grande. I free Sei un tour. bastardo. I free tour, che cosa ne pensi dei tuoi free tour? Perché io vorrei capire da te. Perché da me. Io me li sono goduti proprio tutti, ma proprio tutti. Ho visto tutto, ho capito tutto. Più che altro che, cioè, a differenza tua, che cioè, abbiamo fatto un botto di tour, come vedrete anche nel video intero e tutto, e abbiamo fatto i sassi, tipo a Varsavia, così, cioè, veramente, così è molto meglio. Però, dai, dimmi. Il problema dei tuoi dimmi free tour, qualcosa. il problema dei tuoi free tour che durano 4 ore. 4 ore. Cioè uno abbia neanche finito, ti rendi conto? Io c'avevo male alla gamba. E tu niente, te vai per la tua strada, non ti preoccupi di quello che penso io, te vai dritto, non ti interessa. Vabbè, passiamo al secondo punto, delle cose che non sopporto di Michele ma che non riesco a sopportare. Allora, finisce sempre prima di me a mangiare, questa cosa io non riesco a concepirla. Tu come fai a mangiare così velocemente? Ma cosa vuoi? Cosa vuoi? Allora, cioè, parliamo dal presupposto che Simone, io prima di questo viaggio non credevo fosse così. Aggiungiamo questo perché veramente non ha la capacità di mettere due parole insieme, quindi non mi sciocca il fatto che non riesca a mangiare se non riesce a guardare qualcos'altro. Cioè, che poi adesso mi è venuta in mente una cosa. Però vabbè, comunque non lo so, io mangio veloce, ma perché molto spesso siamo stati denutriti, non abbiamo mai mangiato, quindi cioè immaginatevi che quando siamo andati al ristorante tipo eravamo super affamati perché ci sono stati momenti dove abbiamo dormito in macchina, abbiamo mangiato delle insalate terribili al pollo, robaccia. Quindi A me è piaciuto. Vabbè, comunque molte volte, cioè, eravamo a tavola e niente, io iniziavo a mangiare, passavano 5 minuti, vedevo che il mio piatto era tipo mezzo pieno, alzavo la testa, lui l'ultimo boccone. Come è possibile? Ma le butti le cose. sono probabilmente. affamato. E Vabbè, io passerei alla prossima. Ecco, una cosa importante. Una cosa importante, rovina sempre i miei video. E lo fa apposta. Cioè, pensate, io che mi sto impegnando, che già faccio fatica, mi sto impegnando nel registrare qualcosa, inquadro lui, cioè lui parla normalmente, no? Inizio a inquadrare lui, abbassa la testa, abbassa la voce. È una cosa guarda, imbarazzante. no, ma perché non ce la fa? In realtà io lo faccio per voi, perché tutti i contenuti di Simo Zanni, questo video sarà diverso dagli altri, perché cioè tutti i suoi contenuti sono falsi. Io finalmente porto la verità sul canale di Simone Zanni, cioè è impossibile. È incredibile anche questo fatto che veramente lui si comporti in questo modo e continui cioè, non lo so, tutte le volte cambiava voce a quando iniziava a reccare e veramente poi dopo iniziava a fare i contenuti fake appunto verso di me. Dicevo, minchia, dai. Porca miseria. Ma non è vero, io non sono Però- d'accordo di questa roba qua. Vabbè. Però Me ne renderò conto più avanti. Beh, sono già passati quasi 4 minuti. Abbiamo detto cose molto interessanti. Devo Dai, dire. adesso è il mio turno. No, ne ho l'ultima. Ok. Questa è un po' più personale, probabilmente. Sentiamo. Le foto. No! Adesso tu spiegami che problema hai con le foto. Allora, io ho un problema serio perché tutte le volte che chiedo a qualcuno di farmi le foto me ne fa 1 milione e nessuna è bella. E io invece di solito ne faccio 3 o 4, ma sono tutte belle.
è questo che evidentemente a lui non gli piace questa cosa, perché non... Ma io mi impegno anche in realtà. Poi sei un ragazzo bellissimo, così, però... Onestamente. No, allora io in realtà mi impegno anche con le foto. Però c'è te ogni 3x2, c'è un monumento, c'è una pianta, c'è un albero, c'è un sasso. Vuoi la foto? Sì, perché... No, ma ti spiego, perché in realtà è tutto un progetto più grande. Ok. Vorrei fare... I miei genitori non parlano inglese, ma proprio niente. E quindi... Non come me, quindi, cioè, io parlo molto. Vabbè, anche lì altro punto. Dopo parlerò dopo, però i miei genitori non parlano inglese e quindi mi piacerebbe, anche per esempio se nel caso in cui andassero un giorno a visitare una delle città che abbiamo visitato noi, appunto dargli tipo un tour che possono fare senza che debbano capirlo in inglese. Quindi Anche faccio la le foto sulla Vespa? Vabbè, la foto sulla Vespa no, però ovviamente dei luoghi clou e bellissimi. Però vabbè, comunque è questa la mia motivazione. Beh, allora io ne avrei altri, però passo la parola a te, perché sono più Ah. curioso. Visto che è da 2 settimane che dice, oh Sì. no, scrivo, No, faccio no. i miei punti, faccio i Allora. minuti. Sicuramente durerà un'ora. Adesso hai 5 minuti, vediamo se riesci a riassumere. Adesso io ho 5 minuti e allora c'è già un argomento che abbiamo affrontato, però io non credevo. Punto 1, Simo. Allora, io ho problemi di sonno, mi addormento con difficoltà e tutto, ok? Però lui è veramente russa. Cioè, durante il viaggio abbiamo dormito in macchina, ovunque, insieme, dovunque, e ti giuro, cioè vi giuro ragazzi, che lui russa. Cioè, infatti- Io ho un problema col sonno. sì. Cioè, io mi addormento subito. Cioè, io posso addormentare anche per terra tranquillamente in 5 minuti. Questo problema qua, che in realtà non è un problema, è un No, pregio. è un flex. È un pregio, è un difetto per gli altri perché è russo, però. Sì, però cioè, questo qua in aggiunta arriva il fatto che lui appunto si addormenta in questi sonni profondi. Punto 2, un giorno siamo andati appunto in questa piscina a Wrocław, bellissimo, lui come un sasso dormiva, come uno zombie, tipo così, e ho un insetto appunto sulla gamba. Oh, da lì è partito tutto, ma tutto. Io non ce la faccio più. Non ce la faccio più perché semplicemente da lì è iniziata la processione. No, devo prendere i medicinali, siamo andati in farmacia, siamo andati di qua. Sembrava che dovessero amputargliela questa gamba. Cioè, Ma non perché ho io parole. avendo in famiglia medici, Sì, infermieri, mezzo, m'hanno ampliato la mia preoccupazione, capito? Cioè, La mia ansia. E cioè, quindi... per e dirvi- comunque faceva male, posso dire? Sì, Faceva male, era faceva grossa così. talmente male che riusciva a camminare, però nel momento in cui ci stava un tour guidato gratuito, la gamba, che dolore, tipo roba del genere che veramente mi faceva impazzire, Hanno perché dei tempi perfetti, voleva vedi? finirlo apposta e nulla, cioè per raccontarvi un aneddoto, cioè siamo andati pure in ospedale. E lì in ospedale con 30 persone che stavano aspettando gli zombie che entravano con testa fasciata, sangue che colava dappertutto. È rinsavito. No, non ci allora credo. raccontala bene. Noi in realtà poi dopo l'ospedale io c'avevo ancora male. Siamo tornati e grazie al cielo abbiamo incontrato questa ragazza gentilissima che adesso nomino, che si chiama Sara. Adesso non mi ricordo il cognome anche perché non ce l'ha detto. È vero. Abbiamo incontrato questa ragazza, gli abbiamo chiesto il cortisone e magicamente ce l'avevano. E la mattina dopo la mia gamba era molto più sgonfia. Però a questo punto non lo sottolinei mai. Questa roba... Sì, ma perché effetto paracetamolo, se le avessi dato anche paracetamolo, come si dice? Non Vabbè. lo so. Comunque, cioè, veramente, anche se gli avessi messo una crema o dello sputo sarebbe guarito istantaneamente. Vabbè. Però, vabbè, questo qua è un altro punto. E Punto poi dopo? all'altro punto, l'ultimo punto per me, poi dopo basta perché sennò veramente si rovina l'amicizia. Secondo me è strano perché ha dei problemi, cioè è strano. È strano. Io non lo so. È Cioè, generale. mentre stiamo mangiando, niente, mi dice, ma te scusa con quale mano della forchetta mangi? Cioè, e io ho detto, boh, io mangio con la destra, poi come tutte le persone normali, giro, metto la forchetta sulla sinistra e poi taglio con la destra. Lui, no, è impossibile. Io in famiglia ho solo mancini destri
E non lo so, poi dopo mi ha iniziato a raccontare tutte le sue storie. Anzi, raccontala tu per favore, com'è che scrivi alla lavagna e com'è Allora, che scrivi... è strano, lo ammetto, è strano. Però è una cosa che cioè, non è colpa mia, non è colpa mia. Però in pratica io sono destro, di base sono destro, probabilmente sono destro. Se volete saperlo, sì, mi faccio le seghe col destro. Vabbè. Però scrivo con la sinistra. Scrivo con la sinistra, alla lavagna mi viene meglio scrivere col destro, con la destra. E alcune cose, tipo il mangiare, mangio come i mancini. Quindi abbiamo cercato su internet e abbiamo scoperto che non sono un mancino, non sono un destro, ma sono un ibrido. Un ibrido. Che cos'è? È un modo Non carino si per sa. dire una persona che è strana, però... Esatto. Esattamente. E vabbè, allora Michele dà molto fastidio questa cosa, però. No, Secondo sì. me perché è un po' geloso, dai. Perché ci sono tutte queste domande che mi fa che mi mettono un po', mi spiazzano un po'. Però, vabbè, ultimo punto è che si distrae con nulla. Noi abbiamo fatto dei tour guidati. Il Fulcro è il tour guidato. Però, cioè, i tour sono tutti in inglese. Vi spiego come funziona. Tutti i tour sono gratis e poi alla fine dai una mancia. Ovviamente Simone è sempre scappato via, non ha mai dato nulla. Simone, vabbè. Vabbè, comunque, Va a parte bene. questo, a parte questo, il punto è che tipo lui diceva no, non ce la faccio, basta, mi fa male la gamba, di qua e di là. Alla fine, cioè, diceva no, mi sono distratto, non ce la faccio. Non so, cioè, riusciva a stare focus su un attimo. Ma perché era talmente bella, la E città poi era dopo- talmente bello il tour che io mi distraevo con poco. Oh, guarda. Un cinese. Oddio, uno con le scarpe gialle. No, mi sono perso. Cioè, e poi dopo veniva a chiedere a me, che poi perdevo il filo. Però, vabbè, comunque, dai, è stato un bel viaggio. Adesso, appunto, Punti forti, cioè cosa ti è piaciuto di più? Cosa ti è piaciuto di meno? punti forti, che bene o male, dai, abbiamo fatto tutto quello che avevamo Programmato. programmato circa. Non abbiamo avuto problemi economici circa. Tranne la macchina che ci è costata. Tra la un po' di più. macchina, Vabbè, non comprate da Panic, e che è la macchina di Taobao.com, però è così. E nulla, però. punto debole, dai, ci sarà stato un punto debole Punto che... debole, beh, in realtà forse, vabbè, se uno avesse voluto vedere le città in modo più stretto, approfondito, si sarebbe potuto fare, però alla fine abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere circa. Poi, Ma ti dico, punti forti, intanto che non abbiamo litigato, è un punto forte. Beh, Vez, calma. Parla per te, non ho ancora finito il viaggio. Calma. Non abbiamo litigato, abbiamo visto tante città e ti dico, soprattutto la Polonia mi ha stupito tanto, non pensavo fosse così, me la immaginavo totalmente diversa. E siamo andati in piscina, ci siamo rilassati, ci siamo goduti un po' la vacanza anche, c'è da dire anche questo. Abbiamo mangiato dei cibi particolari che non avevo mai assaggiato, c'è da dire anche questo. Punto a sfavore, te ne hai qualcuno? Boh, no. Alla fine abbiamo preso anche bel tempo sempre. Non so, punti a sfavore, Simone Zanni, ma... Vabbè dai, Però si dopo può fare questa poco. guarda, dopo questa sei proprio imbarazzante. Vabbè, Niente, ringraziamo ancora il nostro sponsor del video, che è Revolut, e ci ha Esatto. permesso di viaggiare senza aver limiti e di quasi appunto avere l'assicurazione sanitaria anche per il Beh, danno. non è che devi per forza ripetere Si le era stesse fatto. cose. E niente, però grazie ancora a tutti e nulla. Adesso non so se vuoi dire... Io dico che grazie mille a chiunque segua questi 3 video, o 4 o 5, adesso vedremo perché non so ancora come formularli. E è stato un viaggio molto interessante. Adesso si torna a Boulogne, la capitale d'Italia. E basta, ringraziamo... come si chiama questo posto? Budapest FM. No? Table, Table shoe for for shoe. Shoe for. Ecco, un miglioramento per Simone che diamo da Vabbè. studiarsi l'inglese. E qua arriva il messaggio finale che a me mi ha detto entro gennaio prossimo saprò l'inglese perfettamente. L'ho detto. E quindi speriamo che questo si avveri. E niente. E ringraziamo?
Ray. Ray, che ci ha offerto ci ha questi offerto. 15 minuti nel suo studio. E niente. È stato molto gentile. E niente, grazie, arrivederci e chiudete il video e andate a studiare. Grazie, ciao. Basta. Forse.